Che è stato? Cos'è questo rumore? Qualcosa di terribile, dammi retta. Sarà un lupo mannaro? No, peggio, molto peggio. Ma che cosa? Non so, una strega? Peggio, molto peggio. Oddio, un cerbero! Peggio, ancora peggio. Che cosa allora? Il cioco mannaro. Ciao a tutti, io sono Capitan Mimmo E io, Capitan Drago. e questo è il nostro canale YouTube Shining Game. Oggi vi parleremo di un gioco un po' particolare, un gioco di cui è attivo il Kickstarter, o almeno dovrebbe essere attivo per quando pubblicheremo questo video. È un gioco di cui c'è la possibilità di fare print and play, per cui ve lo potrete direttamente stampare a casa vostra. Stiamo parlando del Cioco Mannaro. Non si sa come, non si sa perché, ma tutta la cioccolata del mondo prese vita. Da quel momento i cioccolatini andarono verso le persone buone e queste persone cercarono di proteggerli da eventi, da cose che succedevano, ma soprattutto dal predatore più spietato, il Cioco Mannaro. Assassino! Cioco Mannaro è un gioco per tutte le età, da 6 anni in su, da 1 a 6 giocatori e della durata circa di 15-30 minuti, a volte anche di più. Ma perché no? Il Cioco Mannaro è un gioco edito in Italia da Ludod, di cui c'è anche la versione in print and play, di cui vi mettiamo il link in descrizione. E Ludod ringraziamo per avercene fornito una copia per poter fare questa recensione. Adesso vediamo insieme il tutorial e come funziona il gioco del Cioco Mannaro. Come sempre, se volete saltare il tutorial potete vedere direttamente i pro e contro cliccando il link in descrizione. Adesso, buona visione! Per una partita a Cioco Mannaro, per prima cosa, separate il mazzo principale dal mazzo Cioco. Quindi si pescano 3 carte dal mazzo principale e le si mette scoperte sul tavolo da gioco. Quindi ogni giocatore prende 4 carte dal mazzo principale e infine ogni giocatore prende un numero di carte Cioco in base al numero di giocatori. Se si gioca in 2 giocatori, per esempio, ogni giocatore prende 30 carte Cioco. 3 giocatori, 20 carte Cioco. 6 giocatori, 10 carte Cioco. Le carte Cioco saranno i punti vittoria. Lo scopo del Cioco Mannaro è giocare delle carte che saranno uguali alle carte già presenti sul tavolo. Se riuscirete a giocare una carta uguale a una già presente sul tavolo, in questo caso potrete attivare il loro effetto, ottenendo quindi dei bonus o dei malus per l'avversario. Il gioco del Cioco Mannaro è composto da 4 fasi. Nella fase 1, ogni giocatore sceglie segretamente una carta dalla propria mano e la mette coperta sul tavolo. Quindi, quando tutti i giocatori avranno giocato le proprie carte coperte sul tavolo, i giocatori le gireranno contemporaneamente. Se non ci sono carte uguali a quelle già presenti sul tavolo, in questo caso la carta si va ad aggiungere a quelle al tavolo. Se invece ci sono carte uguali, allora si applica il loro effetto. Nella fase 2 infatti si applica l'effetto delle carte che sono riusciti a formare una coppia con le carte già presenti sul tavolo. Badate bene, quando riuscite a realizzare una coppia dovete attivare l'effetto di quella carta. Tuttavia c'è un ordine per cui attivare l'effetto della carta. Per prime vanno attivate le carte verdi, le carte azioni, poi le carte grigie, cioè quelle stato d'animo, poi le carte azzurre e infine le carte rosse, le carte azione. Inoltre c'è anche un numero che indica l'ordine in cui le carte devono essere. Se per esempio più giocatori sono riusciti a ottenere delle coppie blu e una coppia blu ha il numero 6, una coppia blu ha il numero 2, in questo caso la coppia con il numero 2, il suo effetto andrà applicato prima della coppia con il numero 6. Dopo aver applicato l'effetto della coppia di carte che sei riusciti a giocare, scartate la coppia di carte. Si attiva così la fase 3, per cui il giocatore dovrà obbligatoriamente giocare un'altra carta. Se anche in questo caso farà una coppia con una carta presente sul tavolo, applicherà gli effetti, altrimenti la carta resterà sul tavolo. Infine, nella fase 4, ogni giocatore dovrà ripescare carte fino ad avere in mano massimo 4 carte. Quindi, se per esempio sono rimaste in mano 3 carte, si dovrà pescare una carta. Se invece ci sono giocate 2 carte, si pescheranno 2 carte. I Cioco ricevuti all'inizio, che variano a seconda del numero di giocatori, sono i punti vittoria.
La partita terminerà quando resterà un solo giocatore ad avere dei Choco. Attenzione, se quando giocherete una carta ci sarà anche un altro giocatore che giocherà la vostra stessa carta, in questo caso le due carte si annulleranno e non solo non potranno essere giocate come coppia se c'è già una carta uguale sul tavolo, ma andranno direttamente scartate. In Choco Mannaro esistono 4 tipi di carte: le carte stato d'animo, le carte servizi, le carte azioni verdi e le carte azioni rossi. Quando giocherete una carta che combacerà con un'altra carta già presente sul tavolo, le carte attiveranno i loro effetti e ricordo che vanno attivate nel seguente ordine: prima le carte azioni verdi, poi le carte stati d'animo, poi le carte servizi e infine le carte azioni. Le carte stato d'animo sono delle carte che attribuiscono uno stato d'animo, un malus, all'avversario. Quando formerete una coppia di una carta stato d'animo, deciderete l'avversario a cui infliggere quello stato d'animo. Questo gli darà dei malus che si attiveranno quando poi giocherete delle carte servizi, cioè le carte blu. Le carte servizi invece sono le carte che giocherete su voi stessi per proteggervi da eventuali futuri attacchi oppure per eliminare una carta stato d'animo che avevate già prima. Quando giocherete una carta servizi identica a un'altra già presente sul tavolo, in questo caso per attivarla dovrete pagare un Choco dalla vostra riserva. Quindi guadagnerete un Choco da tutti gli altri giocatori che non stanno subendo la carta stato d'animo abbinata a quel Choco e 3 Choco dagli altri giocatori che stanno subendo la carta stato d'animo di quel Choco. Inoltre, giocando la carta servizi, potrete eliminare la carta stato d'animo legata a quel servizio che vi affliggeva a voi. Ogni carta servizio, infatti, è abbinata a uno stato d'animo. Questo vuol dire che quella carta servizio potrà eliminare quello stato d'animo e se i giocatori avversari saranno affetti da quello stato d'animo, la carta servizio vi darà a voi dei vantaggi poiché gli altri sono affetti da questo stato d'animo. Lo stato d'animo legato alla carta servizio è indicato nella parte bassa della carta servizio. Quindi, per esempio, la carta corso di autodifesa è legata alla carta paura. Se voi siete affetti dalla carta paura, quando giocherete la carta corso di autodifesa potrete eliminarvi la carta paura. Se gli altri giocatori invece sono affetti dalla carta paura, quando giocherete il corso di autodifesa, applicandone il suo effetto e quindi pagando un Choco, non solo gli altri giocatori vi dovranno dare un Choco, ma se gli altri giocatori sono affetti dalla carta paura, essendo la carta collegata al corso di autodifesa, gli altri giocatori affetti dalla carta paura vi dovranno pagare 3 Choco. Vi sono infine le carte azioni verdi e le carte azioni rosse, che servono soprattutto per poter togliere all'avversario dei Choco oppure per poter ottenere di nuovo dei Choco, in modo tale che se per caso si finiscono i propri Choco si può tornare in partita. In particolare la carta migrazione e la carta mendicante serviranno al giocatore che ha finito tutti i suoi Choco di tornare così in partita, ottenendo così dagli avversari dei Choco e dandogli una seconda possibilità per vincere la partita. Una carta del tutto particolare è quella del Choco Mannaro e della quarantena. Quando infatti un giocatore giocherà la carta del Choco Mannaro, pescherà una carta a caso dal giocatore alla sua sinistra. Se il numero in basso a sinistra di quella carta è 1, 2 o 3 o 4, allora quel giocatore perderà il corrispondente numero di carte Choco. Quindi, una volta che ha perso quelle carte Choco, quel giocatore che ha perso quelle carte Choco sceglierà a sua volta casualmente dal giocatore alla sua sinistra una carta, pescandola e guardando il numero in basso a sinistra. Quindi se è 1, 2, 3 o 4, anche questo giocatore dovrà perdere quel certo numero di Choco. Il giro continua così fino a che non si pescherà una carta con il numero 5 o 6. Quando si pescherà una carta con il numero 5 o 6, il giocatore perderà quel numero di Choco, è vero, ma il Choco Mannaro finirà di fare la sua mattanza, finirà di mangiare tutti i cioccolatini. Dal Choco Mannaro, infatti, attaccherà ogni giocatore fino a che non uscirà una carta col valore 5 o 6. Quindi il Choco Mannaro girerà per tutto il tavolo, con il rischio anche di attaccare colui che lo ha giocato. La carta quarantena, invece, è l'unica carta in grado di bloccare il Choco Mannaro. Questo che vuol dire? Quando un giocatore gioca la carta quarantena, se il Choco Mannaro lo attacca, il Choco Mannaro non potrà fargli niente, poiché infatti lui ha difeso i propri cioccolatini. Per giocare una carta quarantena, il primo turno non costerà niente, ma dal turno successivo il giocatore che gioca la carta quarantena dovrà spendere 2 Choco ad ogni turno per mantenere la quarantena. La quarantena termina a discrezione del giocatore che l'ha giocata, quindi sarà quello stesso giocatore a decidere quando porre fine alla quarantena.
Se durante la quarantena si viene aggrediti dal Choco Mannaro, i Choco non subiranno perdite e alla fine dell'attacco quel giocatore riceverà il doppio dei Choco che ha a sua disposizione. Ma se per caso durante la quarantena compare il Choco Mannaro e il Choco Mannaro viene eliminato prima che arrivi a lui, in questo caso non dovrà ricevere nessun Choco. Quindi la carta quarantena è una carta a doppio taglio, perché infatti è vero che ogni turno ti toglierà dei Choco, però ti mette riparo sì dal Choco Mannaro e da qualsiasi effetto che ti possa togliere o aumentare i Choco. Ed eccoci qua con i pro e i contro. Innanzitutto dobbiamo parlare sicuramente delle regole perché sono scritte bene, illustrate molto bene, come potete vedere qui c'è la suddivisione tra fase 1, preparazione, fase 2, fase 3, fase 4 e vittoria. E sono molto suddivise, molto semplici, quindi capibili al volo. E poi possiamo ricordare che tutte le carte personaggio sono tratte da un sacco di personaggi famosi dell'animazione e del cinema, quindi sicuramente è piacevole giocarci in questo senso. Inoltre le carte sono molto intuitive e permettono di ricordarsi con delle illustrazioni a quale categoria si riferiscono senza dover riguardare ogni volta le regole. Un altro pro è che Choco Mannaro è un gioco adatto anche ai bambini. I bambini infatti vuoi per le illustrazioni, vuoi per le regole molto semplici, la componentistica sostanzialmente è fatta da carte, si troveranno molto bene con questo gioco, si divertiranno molto nell'ottenere i cioccolatini con questi bei disegni particolari. E quindi tra i pro il fatto che il gioco del Choco Mannaro è un gioco sostanzialmente adatto per bambini e molto adatto quindi per le famiglie. Un altro pro è il fatto che quando una persona è eliminata può tornare in gioco. È vero che non potrà giocare determinate carte, quindi sarà più limitato, ma ci sono delle carte per cui potrà tornare in gioco. Questo badate bene, per alcuni è un pro, per altri potrebbe essere visto come un contro, perché chiaramente allunga la partita di molto. Infine un altro pro è che rispetto alle regole normali, le classici carte, ci sono due carte che variano notevolmente le regole delle altre carte. Adesso poi bene gli sfondoni. Un altro pro è che le carte normalmente hanno delle proprie regole, ma ci sono due carte particolari che cambiano completamente le regole del gioco e che sono delle carte che introducono grandi variazioni. Stiamo parlando del Choco Mannaro e della carta quarantena. Per il contro invece possiamo dire che giocando in pochi giocatori alcuni turni potrebbero andare a vuoto, quindi si giocheranno carte singole e poi passerete il turno abbastanza velocemente. Quindi in pochi giocatori c'è questo rischio e quindi si può creare un po' una situazione di stallo, diciamo. Un altro contro è che il Choco Mannaro è un gioco che non è molto veloce per essere un gioco di carte. Infatti se si gioca in 5-6 giocatori allora il gioco è più veloce perché ogni giocatore ha meno cioccolatini, mentre invece se si gioca in 2 o 3 giocatori il gioco allora supera decisamente il quarto d'ora e 30 minuti indicato sulla confezione. Questo è anche legato al fatto che il gioco sostanzialmente dà il meglio di sé in tanti giocatori rispetto a che pochi giocatori. Inoltre un altro contro è che il gioco ha delle meccaniche molto semplici, sostanzialmente voi infatti dovrete fare una coppia con le carte già presenti sul tavolo. È vero che c'è la carta del Choco Mannaro, della quarantena, oppure anche delle carte status, per cui si riesce a introdurre un po' di tattica, tuttavia le meccaniche sono molto semplici, quindi magari per i giocatori più esperti, i giocatori più amanti dei grossi cinghialoni, questo gioco non è proprio adatto. Bene, questo era il video tutorial con recensione del Choco Mannaro. Spero che il video vi sia piaciuto e se volete acquistare questo gioco vi mettiamo direttamente il link in descrizione. Come sempre, se il video vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al nostro canale. Ciao a tutti da Capitan Mimmo E da Capitan Drago.